Bene ragazzi, siamo in partenza, niente intelligent hybrid, quindi lo andiamo a disattivare. Torniamo al nostro navigatore, per cui abbiamo adesso il percorso verso casa impostato nel navigatore. Mi raccomando, sempre utilizzare il navigatore per qualunque percorso, perché ottimizza al meglio il consumo di batteria. Modalità ibrida e si parte. Naturalmente siamo in modalità comfort con profilo, insomma, per ottimizzare sempre i consumi. Quindi comfort, drive, il cambio in drive. Cominciamo la nostra discesa. Sono curioso di capire quanta batteria avremo alla fine, quanta batteria consumeremo, soprattutto in autostrada, perché è quello il grosso senso di questo nostro test di oggi. Quindi abbiamo in questo momento un'autonomia di 32 km da batteria. Il carburante all'inizio del giro era 160 di autonomia e siamo scesi a 150. Le medie di consumi all'andata, ma ripeto, trovate tutto nel primo video. All'andata le medie erano più o meno 22 km con un litro di benzina e circa 16 km per kilowattora. E quello che a noi interessa, il dato, è Casello Casello, circa 42 km. Abbiamo consumato un 22% di batteria. Bene ragazzi, pochi chilometri all'arrivo, almeno Casello Casello. Qui abbiamo una bella accelerazione da parte del cruise control che ci porta a 130 km/h. Dunque un paio di chilometri per il casello di Catania. Cosa possiamo dire finora? Abbiamo percorso 40 km circa di autostrada e il consumo è più alto rispetto all'andata. Non è cambiato nulla, il percorso è identico, non è salita all'andata, discesa ritorno, al contrario, assolutamente zone di sali scendi del tutto analoghe. Però abbiamo consumato 17 km con un litro ed è più alto anche il consumo della batteria ed è più basso il consumo della batteria. Abbiamo consumato circa 17 km con un litro e la batteria invece si è comportata meglio senza intelligent hybrid, almeno stando al valore. Abbiamo 18 km e mezzo con un kilowattora rispetto ai 16,6, quindi 2 km in più per kilowattora. Invece il carburante insomma, sono 4-5 km praticamente in meno, stando alla tabella dei consumi qui nell'infotainment, ma abbiamo ancora alcuni chilometri da percorrere per concludere il nostro test, il nostro tragitto. Ma quale percentuale di batteria abbiamo? Bene, Casello Casello 36%, eravamo partiti col 58% dal casello di Taormina, quindi esattamente 22% come all'andata. Abbiamo consumato la stessa identica percentuale di batteria all'andata e al ritorno, il 22%. All'andata avevamo l'intelligent hybrid, al ritorno no, eppure abbiamo la stessa identica percentuale di batteria, che però ha performato un po' meglio al ritorno, facendo insomma 2 km in più in teoria di media. Naturalmente questi sono dati da prendere sempre con le molle, per quello che può valere.
a noi interessa l'autonomia generale che ce la dà la percentuale della batteria. Avevamo noi in partenza un 36 km di autonomia a Taormina e siamo arrivati con un 21-22 km di autonomia. Quindi naturalmente questi dati vanno verificati con le variazioni a questo punto del percorso che possono esserci tra andata e ritorno, una pendenza, il vento, insomma fattori di questo tipo, ma questi noi non abbiamo modo di misurarli, di valutarne l'impatto. Allora quello che a noi interessa è effettivamente capire, ed era questo il senso e l'obiettivo di questo test in questi due video tra andata e ritorno, se con l'Intelligent Hybrid la nostra autonomia della batteria è maggiore oppure no in un percorso autostradale. Allora, in un percorso autostradale di circa 40 km noi abbiamo consumato la stessa identica percentuale di batteria all'andata e al ritorno con e senza Intelligent Hybrid. Allora cosa vuol dire questo? Beh, vuol dire che probabilmente non è vero che l'Intelligent Hybrid non incide, è quello che potrebbero pensare molti subito saltando a questa conclusione. Io direi che probabilmente, avendo avuto modo di testarlo in effetti su distanze maggiori, l'Intelligent Hybrid si presta meglio nel momento in cui il percorso diventa più lungo. Cioè, se avessi percorso invece di 40 km con l'Intelligent Hybrid e 40 senza, ma avessi percorso 100 con l'Intelligent Hybrid e poi 100 al ritorno senza, probabilmente avrei visto una differenza. Allora magari questo è l'obiettivo di un prossimo test, provare l'Intelligent Hybrid su un percorso più lungo. Però un'altra conclusione a cui possiamo giungere è questa: abbiamo percorso circa 85-90 km di autostrada tra andata e ritorno e abbiamo consumato circa il 55, direi, sì, più o meno il 50% di batteria, dai, andando proprio larghi, considerando non soltanto casello casello ma anche un po' di più. In realtà, facendo la somma delle percentuali tra andata e ritorno, essendo precisi, volendo essere precisi tra andata e ritorno, abbiamo consumato il 44% di batteria tra andata e ritorno. Quindi mi pare che questo possa essere un dato da cui partire, un dato da considerare. Sui 40 km di percorrenza autostradale a 130 km orari consumiamo circa il 20% di batteria. 130 km ovviamente, come dire, di crociera, nel senso che se facciamo continui sorpassi, continue accelerazioni e cose di questo tipo, naturalmente la batteria scende. Io personalmente sono soddisfatto da questo test, da questo doppio test tra andata e ritorno. Mi aspettavo una differenza maggiore all'andata in termini di risparmio, ecco, con l'Intelligent Hybrid, però ho potuto testare l'Intelligent Hybrid su percorrenze chilometriche maggiori, sempre in autostrada, e devo dire che ho notato una differenza. Però a questo punto mi riprometto davvero di fare questo test per avere dei dati in mano e magari arrivare a Messina, fare quei 75 km circa, Catania-Messina, 80 circa, tutti in Intelligent Hybrid all'andata e tutti senza al ritorno. Ecco, lì mi aspetto di trovare delle differenze, però ecco, sono soddisfatto perché mi aspettavo di consumare un po' più batteria. Abbiamo fatto alla fine 100 km di autostrada circa e abbiamo consumato il 40% circa di batteria. Mi pare buono, senza dover ricaricare né all'andata né al ritorno, perché probabilmente io arriverò a casa con un 20% di batteria, ecco, per cui la percentuale mia solita con cui arrivo a casa e poi metto sotto carica, però ho fatto 100 km di autostrada, ecco. Va bene, se avete altri suggerimenti, insomma, se avete commenti anche su queste due prove, lasciateli pure qui nel video, ne parliamo con piacere. Mi fa sempre piacere leggere di spunti e considerazioni ulteriori rispetto a quelle che possono essere naturalmente le mie.
Ci vediamo alla prossima qui nel canale, mi raccomando iscrivetevi, ciao ciao!